Ciao! Dunque, oggi vi vorrei parlare di una tendenza molto diffusa che ho notato tra gli YouTuber che insegnano le lingue straniere. Questa tendenza è quella di promettere tecniche o trucchi speciali che vi permettono di imparare una lingua straniera in poco tempo. Per esempio, video con titoli come "Ho imparato l'inglese in 3 settimane", oppure 5 trucchi per imparare il francese in 2 mesi, ok? Questo è il tipo di video a cui mi riferisco. Ora, io capisco che da un punto di vista commerciale questo tipo di titoli e questo tipo di video sia sicuramente più attraente per il pubblico e che quindi generi più visualizzazioni, perché chiaramente tutti siamo attratti dalla possibilità di raggiungere i nostri obiettivi, che sia dal punto di vista dell'apprendimento delle lingue o in qualsiasi altro campo della vita, velocemente e senza fatica, no? A chi non piacerebbe diventare bravissimo in inglese nel giro di 3 settimane. Bisogna inoltre chiarire che cosa si intende con imparato, perché cosa vuol dire che hai imparato l'inglese in 3 settimane? A che livello? Fino a che punto? Capisci tutto quello che senti oppure capisci solo il materiale dedicato alle persone del tuo livello, ma magari quando senti una persona nella vita reale che parla in modo quindi rapido e bofonchia e interrompe le frasi a metà, lo capisci lo stesso? Oppure riesci a formare delle frasi di base, riesci a fare delle conversazioni semplici, oppure riesci a fare dei discorsi complessi e lunghi? Quindi, anche da questo punto di vista bisogna chiarire che cosa intende uno con "ho imparato questa lingua", no? E senza dubbio alcune lingue saranno più facili di altre. Se sei italiano e devi imparare il francese o lo spagnolo, sicuramente sarà relativamente più facile e il processo sarà relativamente più breve o più veloce di qualcuno che è madrelingua inglese e decide di imparare il cinese o l'arabo o lingue di questo tipo che sono decisamente molto più distanti dall'inglese di quanto non lo siano lo spagnolo e il francese dall'italiano. Quindi, qual è il succo della questione, secondo me? Quando qualcuno vi dice come potete imparare una lingua in 2 settimane, in 2 mesi, essenzialmente sono tutte bugie. Ok? Sono bugie perché? Perché imparare una lingua è sempre un processo lungo e difficile. Ha molti alti e bassi, ha momenti di gioia e momenti di frustrazione. E affinché il vostro cervello si adatti agli schemi di una lingua, ci vuole tanto tempo, ci vuole tanta esposizione a questa lingua, ci vuole molta dedizione e il processo è molto graduale. Pensate per esempio ai bambini piccoli, ai neonati. Loro prima di cominciare a parlare, prima di aprir bocca e iniziare a formare frasi di senso compiuto, non fanno altro che ascoltare costantemente quello che dicono le persone intorno a loro per almeno un anno, se non talvolta anche un anno e mezzo. Ora, noi in quanto adulti abbiamo altri mezzi che ci permettono di accelerare il processo di apprendimento. Diversamente da quanto si tende a pensare, gli adulti comunque imparano con una certa velocità, perché abbiamo altri mezzi, come la grammatica, per esempio, sappiamo studiare, abbiamo già imparato una lingua, quindi sappiamo come funzionano le lingue, a differenza dei bambini piccoli che sentono una lingua per la prima volta. Quindi non necessariamente dobbiamo passare un anno e mezzo solo ad ascoltare, ok? Possiamo cominciare a parlare prima. Ma comunque il processo è molto lungo. Comunque, per imparare una lingua straniera non ci sono scorciatoie. Bisogna dedicarsi in modo costante e regolare e, se possibile, quotidianamente e per tante ore all'ascolto e alla lettura e, a un certo punto, anche alla pratica, alla conversazione, no? Per mettere in pratica quello che si è imparato ascoltando.
Tenete presente che il vostro cervello si deve abituare a pensare direttamente in un'altra lingua, ok? È come reimparare a parlare da zero, quindi è per forza un processo molto molto lungo, ok? Voi dovete insegnare al vostro cervello a formulare frasi direttamente in quella lingua straniera, perché se no vi troverete a tradurre dalla vostra lingua madre quello che volete dire nella lingua straniera. Quindi, purtroppo io non ho consigli magici o trucchi particolari che vi permettano di imparare una lingua in poche settimane, perché a mio avviso non esistono. Tuttavia, vi posso offrire dei consigli basati sulla mia esperienza personale, perché anch'io ancora adesso sto imparando delle lingue straniere. Ne ho imparate delle altre in passato e chiaramente con l'esperienza ho sviluppato delle convinzioni su cosa può facilitare il processo di apprendimento e renderlo più veloce. Quindi vi posso dare dei consigli che possano indirizzare il vostro percorso di studi, il vostro percorso di apprendimento di questa lingua straniera, in modo tale che non sprechiate tempo e che usiate il tempo che avete a disposizione nel modo più efficace, invece di perdere tempo a cercare di capire cosa fare e a fare magari passi falsi o mosse sbagliate. Dunque, la prima cosa sicuramente è cominciare con una buona grammatica e delle frasi di base, ma è importante non perderci troppo tempo. Cercate di consolidare delle basi in modo tale da imparare ad orientarvi nella lingua che cercate di imparare, dopodiché procedete al secondo punto molto rapidamente. Il secondo punto per me è quello di dedicare tanto tempo all'ascolto e alla lettura. Cercate di assimilare il più possibile, di assorbire la lingua straniera il più possibile. E mi raccomando, per me l'ascolto è molto importante, è vero, ma è altrettanto importante che l'ascolto sia accompagnato dalla lettura, perché quello che imparate leggendo, poi lo riconoscerete in quello che ascoltate. Se non imparate parole dal punto di vista teorico, il processo di riconoscimento dei termini che sentite sarà molto più lento, ok? Se invece avete già imparato una parola leggendola, quindi da un punto di vista più teorico, sarà molto più semplice poi riconoscerla quando la sentirete. Il punto 3 è che dovete assicurarvi che i contenuti, quindi i video, i libri che state utilizzando, siano adatti al vostro livello. Perché? Perché se state usando cose troppo facili, vi convincerete di essere bravissimi e di saper già tutto, e quindi penserete di non aver bisogno di fare altra pratica. Ma se usate contenuti troppo difficili, che costituiscono una sfida troppo grossa per voi, rischiate di frustrarvi, ok? La frustrazione è nemica dell'apprendimento delle lingue, perché dopo uno pensa, uno si demotiva e abbandona, e getta la spugna, ok? Quindi cercate di trovare dei contenuti che siano adatti al vostro livello, che costituiscano una sfida per voi, ma non una sfida troppo grande e non una sfida troppo piccola. Il quarto consiglio che ho è quello di non aver fretta di cominciare a parlare. Certo, l'obiettivo finale di tutti è quello di poter parlare e comunicare con qualcuno, con qualche madrelingua della lingua che stiamo imparando, no? Ovviamente. Ma cercate di non aver fretta. Cominciare a parlare troppo presto, anche questo può essere frustrante e demotivante, ok? Se cominciate a parlare o a cercare di parlare una lingua straniera, quando conoscete 100, 200, 300 parole in questa lingua, avrete un ventaglio molto limitato di argomenti di cui potete parlare e riuscirete a esprimere solo pochissimi concetti. Quindi vi troverete spesso in difficoltà e comincerete a pensare che sia troppo difficile per voi, e anche qui rischierete di finire per gettare la spugna. Quindi, certo, non aspettate troppo per parlare, perché fare pratica di conversazione è molto importante, ma non
fatelo troppo presto, fatelo quando vi sentite pronti, ok? Non abbiate fretta di cominciare a parlare. Infine, il quinto consiglio che io ritengo molto molto importante è quello di trovare una persona con la quale fare uno scambio linguistico, quindi una persona che stia imparando la vostra lingua madre o una lingua che sapete perfettamente, mentre voi volete imparare la sua. Ma questa persona dovrà essere tanto motivata quanto voi, ok? E questo è un elemento fondamentale, perché se l'altra persona non è altrettanto interessata, vi troverete in difficoltà e non saprete mai quando magari è il caso di chiedergli di parlare e questa persona magari si rivelerà inaffidabile perché non è interessata quanto voi all'argomento e non potrete magari chiedergli tutte le curiosità che volete o tutti i chiarimenti di cui avete bisogno. Quindi cercate di assicurarvi che la persona con cui fate il vostro scambio linguistico sia motivata quanto voi a imparare la vostra lingua, quanto voi lo siete a imparare la sua. Per questo video è tutto. Spero che l'abbiate trovato interessante e che vi sia stato utile. Se sì, iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video. Ciao!